La storia inizia così. Il 16 agosto alcuni musulmani in Pakistan, nella località di Jaranwala, fanno un video. In questo video dicono che un cristiano o dei cristiani hanno dissacrato una copia del Corano. Non solo, ma invitano tutti i mullah e tutti i musulmani a recarsi fuori da una determinata moschea. Il video ovviamente viene visto da moltissime persone, viene ampiamente diffuso e succede che effettivamente tutti i musulmani di questa cittadina si recano in questo luogo, fuori da questa moschea. Non solo, ma accorrono anche i musulmani da tutti i villaggi limitrofi e da quasi tutte le cittadine limitrofe a questa località che si chiama Jaranwala. A questo punto cosa accade? Che la polizia non interviene, ma dai minareti stessi delle moschee, dai megafoni, viene detto un annuncio molto simile, ovvero è stata dissacrata una copia del Corano, dobbiamo assolutamente reagire, dobbiamo fare qualcosa. Che cosa accade quindi? Che subito una chiesa viene incendiata. Poi vengono incendiate 2 chiese, poi le chiese iniziano a diventare 3 e poi a un certo punto una persona dice: io conosco la persona di fede cristiana che ha dissacrato il Corano, e a quel punto inizia la psicosi che porterà ad incendiare le abitazioni private dei cristiani. In questo momento quindi i cristiani scappano, alcune di queste persone sono donne incinte, poi ci sono i bambini e ci sono persone che sono scappate senza neanche le scarpe ai piedi. Mentre riescono a scappare, addirittura questi estremisti islamici, chiamiamoli così, bloccano la strada principale affinché non riescano a scappare, ma grazie a Dio ce la fanno lo stesso, e questi cristiani passeranno 2 notti nei campi, diciamo, nella periferia di questa località, proprio per sfuggire alle violenze. Rischieranno di morire di fame e di sete. Staranno nascosti nei campi, in stati miserabili ovviamente, e come dicevo insieme a bambini e donne incinte e alcune di queste persone senza vestiario, senza le scarpe ai piedi. La polizia continua a non intervenire, dalle moschee continuano ad esserci questi annunci, questi messaggi comunque di rispondere alla blasfemia contro questa copia del Corano, e ad un certo punto si arriva finalmente al bilancio finale. Il bilancio finale è che abbiamo 2500 persone sfollate, le chiese incendiate sono 21 e le abitazioni private dei cristiani che sono completamente state incendiate e adesso sono incenerite sono 400. A questo punto si può affermare che in questi giorni gli incendi sono praticamente finiti. Tuttavia queste persone, questi cristiani, non si riprenderanno mai da una cosa del genere, perché durante gli scontri, ad esempio, sono riusciti a manomettere anche le padelle per cucinare. Quindi al 3° giorno i cristiani sono tornati a casa, nelle proprie abitazioni, e hanno trovato soltanto cumuli di cenere. Non hanno più niente, non hanno vestiario, non hanno niente, assolutamente niente. Nel frattempo hanno incendiato anche circa 1 centinaio di copie della Bibbia, e nel frattempo hanno anche distrutto un cimitero cristiano, dissacrando ovviamente tutte le tombe, dissacrando ovviamente tutte le croci. Questo è il bilancio definitivo. Di queste persone non si occuperà mai nessuno, perché le autorità statali pakistane ovviamente non si occuperanno di queste persone, perché hanno lasciato agire tranquillamente gli altri musulmani. E non si occuperanno ovviamente le autorità islamiche, che mentre tutto questo succedeva non sono andati al megafono a dire per favore basta, ma hanno continuato ad esortare a questa reazione, a questa risposta contro questa copia del Corano dissacrata, che quando finalmente tutta la situazione un pochino si riprende, per così dire, viene un po' ricostruito l'incidente iniziale. A questa altezza della storia, in questo momento mentre registro, pare che l'incidente iniziale, ovvero la copia dissacrata del Corano, sia stata una copia dissacrata del Corano con un foglio firmato da un pastore cristiano che avrebbe scritto: sono stato io a dissacrare il Corano, firmato nome e cognome, e addirittura avrebbe allegato una foto di se stesso sopra questo messaggio. Io vi chiedo se per favore avete mai visto qualcosa di più stupido come l'invenzione di questo incidente. È una cosa che spesso i musulmani fanno, soprattutto anche durante il Ramadan, anche in Occidente, cercano un pretesto per arrivare allo scontro. Ovviamente noi che siamo persone sane di mente, anche leggermente più intelligenti di queste persone, ci arriviamo da soli a capire che nessuno in Pakistan può dissacrare un Corano per poi lasciare il biglietto, nome, cognome e anche la foto di se stesso.
Ovviamente è impossibile che sia andata così. Pardon. Mentre tutto questo succedeva, ovviamente non ci sono stati dei giornalisti che si siano occupati anche in forma laica, diciamo, non per forza a titolo di qualche istituzione cristiana, che si siano occupati di questo. Io non ho la TV a casa, non la voglio avere, però ho guardato tutte le repliche di proposito dei telegiornali e nessuno ha fatto un servizio decente su questo. Fondamentalmente è passata completamente nell'oblio questa notizia, 2500 persone sfollate, dalle moschee che incitano comunque a reagire a questa sorta di blasfemia nei confronti del Corano. E non perché di Islam non si parli mai, ma perché di Islam si parla ma solo quando è il caso di essere accondiscendenti, nel senso che mentre l'Islam sfollava 2500 cristiani, incendiava 21 chiese e incendiava 400 abitazioni private, in Svezia si sono tranquillamente seduti a un tavolo per proporre una legge che dovrebbe vietare definitivamente il rogo del Corano in Svezia, che è un libro, io suppongo che possa anche non piacere il Corano, siamo qui apposta perché è il libro più stupido del mondo, però è un libro e non vale di più della vita di queste persone. E quindi come sempre si torna alla mancanza di simmetria fra l'Islam e gli altri. Per quanto riguarda gli altri, ovvero noi, in questo caso i cristiani, non aspettiamoci che persone come il Pampero, come si chiama? Bergoglio, pardon. Lo dicevamo ieri su questo gruppo Telegram, non aspettiamoci che dica qualcosa. Quando Ratzinger disse Maometto non ha mai fatto niente di buono, il giorno dopo, e non so per quanti giorni di fila, i cristiani erano stati bastonati in piazza, in Egitto, in Pakistan e in altri paesi. Quindi non ci possiamo aspettare che nel caso di una tragedia come questa un'istituzione importante come il Bergoglio dica qualcosa del genere. È impossibile, ci sarebbero troppe ripercussioni, anzi mi permetterei anche di aggiungere che non è questo il momento di incendiare Corani né in Svezia né a Pizzo Calabro né a Quartoggiaro. Non è questo il momento, perché i cristiani nei paesi islamici sono tenuti in ostaggio dall'Islam. È giusto avere la rabbia, io ne ho avuta tanta, volevo bruciare tutti i Corani del mondo, però in realtà sarebbe troppo pericoloso per i cristiani che sono lì a questo punto. Volevo farvi sapere che sono in contatto con un giornalista cristiano pakistano che dovrebbe mandarmi nelle prossime ore degli articoli, delle cose che sta scrivendo apposta affinché io le possa leggere fra questi video. E ci sono dei momenti di problemi con il fuso orario, però prima o poi dovrei avere qualcosa da riuscire a leggere. Queste persone ci tengono tanto a sentire la solidarietà che possiamo dargli anche soltanto tramite internet e tramite i social network. Quindi vi invito a condividere queste notizie, non per forza questo video, ma qualsiasi cosa possiate fare affinché si parli di questo, perché possiamo farlo solo noi, non lo possono fare le istituzioni cristiane, lo possiamo fare solo noi. Appunto, e a mostrare anche solidarietà a queste persone. Vi lascio nel primo commento pinnato in alto il link se volete raggiungerci su Telegram, dove un po' si chiacchiera, un po' diffondo le notizie che in questo momento non mi sento più di diffondere come facevo un tempo su YouTube a causa delle 200 segnalazioni che sono arrivate anche sul patto di Omar. E vi lascio il link a Rumble, che è un ambientino che io personalmente adesso preferirei anche non frequentare, quindi io ci tengo a continuare a fare video su YouTube dove parlo soltanto, dico le cose che dobbiamo spiegare, che dobbiamo vedere, ma non farò mai più le ricostruzioni come nel caso della Francistan. Quindi su Rumble trovate un video dove ho ricostruito tutti i passaggi e si vedono tutte queste clip, una montata dietro l'altra in ordine cronologico, con alcune foto anche, e tutto quello che è successo di queste violenze contro le chiese, contro i cristiani in Pakistan. È tutto, grazie mille. Stavo dimenticando qualcosa? No, ho detto tutto. Ok, ciao, grazie, ciao, a presto, forse.